Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Hans voleva che suo figlio imparasse un mestiere. Così andò in chiesa e pregò Dio per sapere quale sarebbe stato il migliore per lui. Poi il sacrestano si presentò dietro l'altare e disse: "Furto, furto". Così Hans tornò da suo figlio e gli disse che avrebbe imparato a rubare perché Dio glielo aveva detto. Insieme andarono a cercare qualcuno che sapesse come rubare. Camminarono a lungo e entrarono in una grande foresta, dove c'era una piccola casa con una vecchia dentro. Hans le chiese: "Conosci qualcuno che possa insegnare a rubare?" La donna rispose: "Puoi impararlo qui. Mio figlio è un maestro in questo." Hans parlò con suo figlio e chiese se sapesse davvero rubare bene. Il maestro ladro disse: "Lo insegnerò correttamente. Torna tra un anno e se riconoscerai tuo figlio, non ti chiederò alcun pagamento. Ma se non lo riconosci, mi dovrai 200 talleri." Hans tornò a casa e suo figlio imparò sia la stregoneria che il furto molto bene. Quando fu trascorso un anno, Hans si preoccupò di come avrebbe riconosciuto suo figlio. Mentre pensava a questo, incontrò un piccolo nano, che chiese: "Cosa c'è che non va? Perché sembri così turbato?" Hans rispose: "Un anno fa ho mandato mio figlio da un maestro ladro. Mi è stato detto di tornare dopo un anno, e se non riconoscevo mio figlio avrei dovuto pagare 200 talleri. Ora ho paura di non riconoscerlo e non ho i soldi." Il nano gli consigliò di portare con sé un piccolo cestino di pane e di stare sotto il camino. "C'è un cestino sulla trave e un uccellino sta sbirciando. Quello è tuo figlio." Hans andò lì e posò un cestino pieno di pane nero davanti al cestino con l'uccellino. Il piccolo uccello uscì e guardò in alto. "Ciao mio son, sei qui?" chiamò Hans, e il figlio fu felice di vedere suo padre. Ma il maestro ladro disse: "Il diavolo deve averti aiutato, altrimenti come avresti riconosciuto tuo figlio?" "Padre, andiamo", disse il giovane. Così padre e figlio iniziarono a tornare a casa. Lungo il cammino passò una carrozza e il figlio disse a suo padre: "Mi trasformerò in un grande levriero e tu potrai guadagnare molti soldi da me." L'uomo nella carrozza chiamò: "Vuoi vendere il tuo cane?" "Sì", rispose Hans. "Quanto ne vuoi?" 30 talleri. "È molto, ma dato che è un bellissimo cane, lo comprerò." Il gentiluomo portò il cane nella sua carrozza, ma dopo aver guidato un po' più avanti, il cane saltò fuori dalla finestra e corse indietro da Hans, ritrasformandosi in suo figlio. Tornarono a casa insieme. Il giorno dopo c'era una fiera nella città vicina e il figlio disse: "Ora mi trasformerò in un bel cavallo e tu potrai vendermi. Ma ricorda, quando mi vendi, devi togliermi la briglia, altrimenti non potrò tornare uomo." Così Hans portò il cavallo alla fiera e il maestro ladro venne e lo comprò per 100 talleri. Ma Hans dimenticò di togliere la briglia. Quando l'uomo tornò a casa e mise il cavallo nella stalla, la serva passò. E il cavallo disse: "Togli la mia briglia, togli la mia briglia." La serva si fermò e disse: "Cosa puoi parlare?" Togliendo la briglia, il cavallo si trasformò in un passero e volò via dalla porta. Anche il maestro ladro si trasformò in un passero e volò dopo di lui. Si incontrarono e tirarono a sorte, ma il maestro perse e si trasformò in un pesce. Anche il giovane diventò un pesce e tirarono a sorte di nuovo. Il maestro perse di nuovo, così si trasformò in un gallo e il giovane divenne una volpe. La volpe mozzò la testa al gallo e lui morì e da allora è rimasto morto. Ottimo lavoro!
Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.